Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le previsioni per i single e iniziamo subito dagli amici dei gemelli. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email che vedete anche qui e che trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere per gli amici single dei gemelli. Partiamo con un asso di bastoni. Imperatrice, cavaliere di coppe, non male, e 7 di spade. Ragazzi, l'asso di bastoni mi consiglio, vi consiglia di non fare molto fondamentalmente nella prima parte di ottobre. Può anche far riferimento ad un incontro ehm, che in qualche modo non avviene o che è in ritardo. Adesso lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo anche la carta dell'imperatrice, un bellissimo cavaliere di coppe. Qui ho come la sensazione che qualche cosa cambierà. Cavaliere di coppe normalmente è la carta dell'offerta, della proposta, insomma, seria di un certo tipo, e anche l'imperatrice è una carta di stabilità, di prosperità, di abbondanza. È una figura, potrebbe rappresentare una persona nuova. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Ripartiamo dall'asso di bastoni. Due di coppe, asso di denari e 5 di spade. Interessante perché ci sono due assi. È come se ci fosse un compromesso. Potrebbe anche essere con questo 5 di spade che sia un po' conflittivo questo inizio, per la serie iniziamo, non iniziamo. Vi dico, ho come la sensazione che qualcuno conosca già questa persona, comunque. Però è come se ci fosse qualche cosa di concreto, perché abbiamo un asso di pentacoli, ma avendo l'asso di bastoni al contrario, è come se mancasse una certa decisione, una certa intenzione, una certa anche passione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'imperatrice. 8 di bastoni, 3 di pentacoli e re di bastoni. Allora ragazzi, ho come la sensazione che per qualcuno, essendoci sia il re che l'imperatrice, si potrebbe trattare di una persona più matura di voi, o addirittura se fosse una conoscenza sul lavoro, potrebbe essere anche un capo, un supervisore, qualcuno che nella scala gerarchica è più in alto rispetto a voi. Guardate, l'otto di bastoni al contrario mi fa pensare che non ci sia proprio una comunicazione fluida, e in effetti anche questo asso di bastoni, devo dire. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, cavaliere di denari, regina di spade e fante di coppe.
solo figure in questa parte, se avete notato. Ragazzi, io ho la sensazione che questa persona vi farà un certo tipo di proposta, ma ho come la sensazione con questo Cavaliere di Pentacoli che sarà molto prudente. È come se avesse bisogno di mettere delle regole, soprattutto se è una situazione a livello lavorativo, magari siete colleghi, insomma. Ehm, Questa persona ci tiene a essere molto 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 prudente. Allora, nel caso conosciate già questa persona, il movimento parte da inizio mese. Nel caso non abbiate nessuno, io qui ho come la sensazione che intorno al lavoro potreste, diciamo, ricevere qualche avvisaglia, qualche cenno a fine mese. Diciamo che la persona è molto prudente con questo Cavaliere di Pentacoli, ok? E ripeto, ho come la sensazione che abbia bisogno di regole, che abbia bisogno di avvicinarsi poco per volta. Anche se poi ho un Fante di coppe, il Fante di coppe sono quelle energie piene di entusiasmo. Andiamo a vedere il 7 di spade. Nove di coppe, giustizia e regina di bastoni al contrario. Vi faccio notare re e regina di bastoni. Guardate ragazzi, è interessante perché il 7 di spade è sempre una carta che parla di bugie, di cose non dette, di mezze verità e qui comunque avevate anche l'8 di bastoni al contrario, quindi potrebbe esserci qualche cosa che vi nascondano in questo mese, soprattutto verso metà mese, quindi tenete gli occhi e le orecchie aperti. Però nonostante tutto abbiamo un 9 di coppe e la carta della giustizia. È come se ci fosse qualche cosa che si va regolarizzando, si va ufficializzando. Tenete presente che la carta della giustizia parla anche di contratti. Andiamo a vedere con Osho perché è vero che qua c'è un 2 di coppe, è vero che qui abbiamo re e regina dello stesso seme, però ho come la sensazione che qui 7 di spade sono le cose che vengono a galla e con la giustizia sono le cose che si regolarizzano. Però ho come l'idea che per regolarizzare queste cose la regina di bastoni si giri a testa in giù, nel senso che mm, è un po' come se per vostra scelta decideste di ingoiare certe cose, decideste di lasciar perdere certe cose. E in un certo senso è come se eh, non voleste vedere. Va bene, andiamo a vedere con Osho. Totalità e innocenza. Cinque di bastoni e il sole. Allora, è un po' come se vi dicessero di guardare le cose nel loro insieme. In questa carta specifica ci sono dei trapezzisti e quello che devono fare i trapezzisti è fidarsi l'uno dell'altra, perché vedete che sono sospesi in aria e quindi la persona, diciamo, vestita di verde non può fare altro che fidarsi delle persone vestite di blu. È un po' come l'essere tutt'uno. E si chiama totalità perché vi invita a guardare l'insieme delle forze, l'insieme delle cose.
E avere comunque il sole, questa carta, che qui viene chiamata innocenza, è come se fosse un invito a, mm, a guardare le cose con l'ingenuità, con la genuinità di un bambino, ma vi avvisa di mantenere il discernimento e la saggezza che avete acquisito durante il tempo fino a qui. È un po' come se vi dicessero: rimanete entusiasti effettivamente, ma non perdete di vista la totalità della situazione. Andiamo a vedere ancora una fatina. Positività. Questa fatina sta meditando in cima alle montagne. È un po' come se vi dicesse di rimanere al di sopra di tutto e di tutto e di tutti. Soprattutto, ragazzi, se siete, non lo sento tanto, ma per qualcuno ci potrebbero essere dei pettegolezzi, ci potrebbero essere delle malelingue, insomma. Qualcuno che manipola un pochettino la verità, le parole. Dunque, ragazzi, devo dire che ci sono buone prospettive con questo cavaliere di coppe di conoscere una persona nuova. Vi dirò, ehm, può essere sul lavoro per molte persone o può essere, diciamo, collegato, cioè come se per questa persona fosse effettivamente un lavoro. Vi faccio un esempio, potrebbe essere l'idraulico che viene, fa un lavoro, per voi non è lavoro, è diciamo zona di residenza, però in un certo senso è collegato al lavoro. Vi dico questo perché nel caso stiate ristrutturando casa o dobbiate fare dei lavori, questo cavaliere di coppe, ragazzi, ehm, potrebbe essere proprio una persona legata alle ristrutturazioni della casa, un geometra, un architetto. ehm. Se non fosse così, ripeto, può essere qualcuno vicino a voi sul lavoro. E nel caso conosciate già questa persona, è un po' come se le carte vi dicessero di andare con prudenza, ok? Di muovervi con prudenza. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, eventualmente se avete piacere potete anche iscrivervi, lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Per quello che riguarda le sezioni degli abbonamenti, ehm, lì tratto video di metafisica fondamentalmente, argomenti un po' più densi, che cerco comunque di spiegare in modo semplice, ma sono tecniche che vi spiegano come lavorare l'energia. Mentre per il discorso delle sessioni personali sono cucite sulla persona e si va a lavorare sulle credenze che limitano l'espansione della persona. Bene, io vi auguro di trovare una persona splendida, di incontrare questo cavaliere di coppe. Fatemelo sapere, ripeto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti alle persone della bilancia, anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici per il prossimo mese. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, partiamo con il segno della bilancia, andiamo a vedere che movimenti energetici ci saranno per voi single. Mondo ragazzi, 4 di pentacoli, 9 di denari, e imperatore al contrario.
Allora, qui ho come la sensazione che arriviate da un cambio, può essere un cambio di residenza, un cambio lavorativo, può essere un compimento anche, perché qui appunto abbiamo la carta del mondo che è una carta di chiusura cicli e come per qualcuno può anche fare riferimento a un trasferimento, come se vi foste appena trasferiti, magari di ufficio piuttosto che di casa, piuttosto che di azienda, insomma, ognuno lo applichi alla propria realtà. Però ho come la sensazione che sia finito un periodo e che inizi un nuovo periodo. Abbiamo anche un 4 di coppe e qui come se non vedeste alternative ad una certa situazione. Poi andiamo a vedere con i mini tarocchi. E questo 9 di pentacoli, ragazzi, mi dice che molte persone stanno bene così come sono, cioè single, perché è una carta di forte indipendenza, è una carta di autococcolo, è una carta di qualcuno che sa come prendersi cura di se stesso. Però avere anche questo imperatore al contrario alla fine come se ci fosse una sorta di instabilità, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal mondo. Uh, 3 di spade e regina di spade. Qui qualcuno ha chiuso una situazione o una relazione che probabilmente ha portato parecchia sofferenza. Può essere con questa regina di spade che si sia chiusa questa situazione o questa relazione con la regina di spade. Andiamo a vedere il 4 di coppe, abbiamo morte e re di denari. Sì, ragazzi, ho proprio la sensazione che usciate o stiate uscendo da qualche relazione o situazione che vi ha fatto star male. Qui abbiamo il mondo e qui abbiamo la morte. La morte tecnicamente è una carta di rigenerazione. E vedendo questo 4 di coppe è un po' sì, ho un po' l'idea che siate lì a capire come poter uscire da questa sofferenza, come poter uscire da questa situazione. Però è anche vero che c'è un re di denari. Quindi potrebbe essere una persona nuova, questo re di denari. Non necessariamente deve essere una persona a livello romantico, può anche essere semplicemente una persona che vi sostenga in questo momento di difficoltà. Andiamo avanti, vediamo il 9 di pentacoli. Ok, abbiamo un 6 di coppe al contrario, un 7 di bastoni e un 2 di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che vi sia caduto un po' un sogno, vi sia caduto un po' un mito, diciamo così. Ehm, il 2 di pentacoli in questo caso sento che vi dice che si stanno ripetendo certi cicli karmici. Per quello che avete bisogno con la morte di rompere certi schemi. E avendo il 6 di coppe al contrario, può essere una situazione, una relazione di vecchia data, o semplicemente potrebbe essere, ragazzi, che qui avete bisogno di ridimensionare il vostro sogno romantico. Ridimensionare. Questo succede quando si mette sul piedistallo qualcuno, quando si vede qualcuno, diciamo così, in alto, super buono, super bello, super affascinante, si idolatra un'altra persona, arriva ad un certo punto dove magari l'altra persona ci ferisce e dobbiamo o sì ridimensionare l'idea che abbiamo di quella persona o l'idea che abbiamo della relazione romantica in generale nel caso non abbiate proprio nessuno. Cioè è un po' come dire, ok, la relazione con un'altra persona non è come io me la immagino, ma è differente. Sta di fatto che con questo 9 di pentacoli io vi sento nel pieno potere personale. Al di là di tutto quello che
potreste, diciamo, rivedere o ridimensionare, il 9 di Pentacoli è una carta di autococcolo, è una carta di qualcuno che è in grado di curarsi da solo, di darsi a pagamento ed è anche una carta di un single. Quindi è un po' come se decideste ad un certo punto di mantenere questo tipo di situazione. Ovviamente non è per tutti, per molti potrebbe anche semplicemente parlare di indipendenza, del decidere da soli, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo imperatore, eremita e 7 di coppe. Di nuovo l'eremita è una carta di solitudine, ragazzi. Sento che è come se aveste bisogno probabilmente di allontanarvi da una certa situazione o da una certa persona per riuscire a stare un po' da soli con voi stessi, per fare un discorso di autoanalisi. Qui avete anche il 7 di Pentacoli, che è una carta che invita alla pazienza, alla moderazione, all'attendere i frutti, che crescano i frutti, diciamo così. È come se foste portati a buttar giù le regole, le credenze, le rigidità che avete portato avanti fino adesso con questo imperatore al contrario, come ora di rifare le regole secondo la vostra verità, come vi dice l'eremita, ragazzi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Ragazzi, se proprio non avete nessuno e magari questa è semplicemente una situazione di trasferimento dove siete un po' così, magari non conoscete nessuno, è un nuovo, diciamo, posto, una nuova situazione, vi dico che c'è questo re di pentacoli che io sento molto collegato all'imperatore. Però qui è come se prima doveste imparare a star da soli, imparare ad ascoltarvi, a capire qual è la vostra verità, cosa è valido per voi, cosa è in allineamento con voi. Ok, allora mi era caduta una carta di Osho e mi sembra bellissima, quindi la tengo perché è la ruota della fortuna. Andiamo a vederne ancora una. E una nuova visione, sono 2 arcani maggiori. Vi dico, qui ragazzi si prospetta un cambio di ciclo. Vi ho detto prima che con il 2 di pentacoli ci potrebbero essere dei cicli che si ripetono, ma è come se alla fine del mese, rompendo queste regole, facendo un'autoanalisi, ci fosse questo cambiamento di cui ci parla la ruota della fortuna. Devo dire che tutto il periodo mi sembra un po' pregno di cambiamenti perché avete anche la carta scusate, la carta del mondo. Però qui rispecchia un po' questo 7 di pentacoli. È la carta dell'appeso questa, quindi è un po' come se vi dicessero di guardare le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista, perché qui siete un po' in fase di desolazione. Però è normale perché state attraversando un periodo di cambiamento, un periodo di rinascita all'inizio di ottobre. Diciamo che inizierete a stare un pochettino meglio verso la fine del mese, grazie anche a questo re di pentacoli, che ragazzi, se non è una persona a livello romantico, potrebbe essere semplicemente una persona vicino a voi che vi dà una mano anche a livello economico, perché dopo il re di pentacoli abbiamo questo 9 di pentacoli, quindi per qualcuno ci potrebbe essere appunto questo aiuto e non nego che potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più. Però ripeto, qui avete bisogno di rifare quelle che sono le regole sull'idea che avete voi di relazione. Vi faccio un esempio stupido, però se per esempio pensate che sia sempre, non lo so, la donna che deve fare una certa cosa in casa, ecco, questa è una di quelle regole che vanno spezzate, perché è come se fosse un'idea di vecchio stampo.
Tenete presente che quando si crea una relazione, si crea in armonia tra le due persone. Invece, molte volte si tende a creare una relazione in base a come si è imparato. Ok? Cioè io ho avuto 10 ipotesi partner che non cucinavano e quindi ho imparato che nella relazione cucino sempre io. E invece poi mi capita un partner che è incantato di cucinare, gli piace tantissimo e io lì devo riformulare la regola, quindi ah no, non tocca sempre a me, ogni tanto lo può fare anche lui. Non è vero quello che ho imparato fino ad adesso, che sono sempre io che devo cucinare nelle relazioni, può anche essere una regola diversa, ci può anche essere un movimento diverso, ok? Devo vedere ancora una fatina. Interiorizzazione, wow. Ed è proprio quello di cui stavamo parlando adesso. Dovete integrare dentro di voi queste nuove regole o questa nuova flessibilità di cui ci parla l'imperatore. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, una vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere. Nel caso vogliate abbonarvi, vi dico che la sezione degli abbonamenti tratta temi un po' più densi di metafisica, ma sono temi che vi spiegano come lavorare le energie, come manipolare le energie. Mentre per quello che riguarda la sezione, scusate, le sessioni individuali, sono appunto cucite sulla persona e si basano sul lavorare le credenze limitanti. Ma questo percorso è una parte di tutto quello che vorrà trattare nella parte degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro di incontrare il vostro re di pentacoli, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici dell'Acquario, anche per voi andiamo a vedere come saranno i movimenti energetici per il mese di ottobre. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Ho pubblicato un video che trovate sotto nella descrizione del video che vi spiega proprio come unire questi oroscopi. Se volete contattarmi, nella descrizione del video trovate la mia email, la vedete anche qui e la vedete anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che carte abbiamo per il mese di ottobre. Partiamo con un 8 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di spade, un 5 di bastoni, e un fante di spade. Allora, qui partendo con questo 8 di pentacoli, ci potrebbe essere una situazione legata al lavoro per qualcuno, dove magari si conoscerà una persona o c'è qualche sguardo intrigante con qualcuno che sta lavorando con voi, o come la sensazione che qualcuno di voi sia fortemente impegnato nel lavoro. Andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però come questa sensazione. E poi c'è questo cavaliere di spade, può rappresentare una persona o può rappresentare anche semplicemente la vostra energia, anche se qui ho come la sensazione che potrebbe essere una persona abbastanza, come vi posso dire, dinamica. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, partiamo dall'8 di pentacoli. 7 di pentacoli. E 9 di spade. Qui c'è qualcuno che non è più in grado, non accetta più, diciamo così,
di aspettare qualche tipo di movimento. È come se ci fosse una sorta di ansia, di preoccupazione inerente a una questione del quotidiano piuttosto che una questione lavorativa. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Due di spade, asso di coppe e 9 di bastoni. Ragazzi, io qui ho la sensazione che, allora, che sia o no un collega o una collega, c'è qualcosa legato a una quotidianità. E ho anche, guardate, a caso, così mi si è girato adesso l'otto di pentacoli di nuovo. Ehm, Ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che renderà conto di questo asso di coppa al contrario, ovvero del fatto che c'è una sorta di chiusura o vostra nei confronti dell'altra persona o dell'altra persona nei confronti vostri. Nel caso non abbiate nessuno, ragazzi, ci potrebbe essere questo. Vi dirò, quando c'è un cavaliere di spade, non è sempre un corteggiatore così piacevole, è un corteggiatore un po' insistente. E difatti c'è anche questo 9 di bastoni, come se aveste bisogno di difendervi, di mettere dei limiti, delle barriere, di dare un alto là. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo la stella e un fante di coppe. Ragazzi, ho come la sensazione che con questa persona, a causa della sua anche un po' arroganza, potrebbero esserci delle discussioni, che sono cose comunque di poco conto, però è come se questa persona ai vostri occhi perdesse punti. C'è poi un fante di coppe, quindi è facile che se ci sia un litigio ci sia anche poi una riappacificazione, però poi terminiamo con questo fante di spade ed è un po' come se non voleste perdere il controllo. Andiamo a vedere questo fante di spade. 6 di spade, cavaliere di bastoni, sacerdotessa e re di bastoni. Sì, ho come la sensazione che tenderete poi a controllare questa persona. Se qui magari con questo 2 di spade avete dei dubbi, non capite se la persona parliamo di metà ottobre, non capite se la persona è realmente interessata oppure se sta giocando oppure se insomma diciamo che verso metà ottobre c'è qualche cosa che vi fa venire un grosso punto interrogativo. Verso la fine del mese con questa sacerdotessa riuscirete a vedere oltre. Ci sono anche qui due figure, quindi non nego che potrebbero esserci diverse conoscenze verso fine mese. È un po' come se doveste studiare l'avversario, chiamiamolo così. Perché comunque le due figure che ci sono alla fine sono figure di fuoco, di bastoni, quindi c'è passione, non solo da un punto di vista fisico, ma proprio da un punto di vista di cuore, mi verrebbe da dire. È come se vi dicessero, in un certo senso, di allontanarvi da certi impulsi, imparare a controllare questi impulsi, e intendo gli impulsi fisici, in modo da riuscire a vedere la cosa nel suo insieme. Perché è come se ci fosse qualche questione che è un po' contaminata da questo 5 di bastoni. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Pienezza, il matto, celebrazione,
Wow, è trasformazione. Allora, è un po' come se vi invitassero a fare il focus su quello che vi rende pieni, che vi rende gioiosi, che vi rende avventurosi. Il matto parla di nuove avventure, parla di fiducia. È come se vi dicessero abbiate fiducia piena nella vita perché arriverà quello di cui celebrare. È come se in questo momento foste in una fase di trasformazione, di cambio. Mi verrebbe da dire anche di rivalutazione, considerate queste due carte, ok? Andiamo a vedere ancora una fatina. Meditazione. Quindi ragazzi può essere utile mettervi in meditazione, chiudere gli occhi e ascoltare, anche perché qui avete la stella girata al contrario, che è una carta di canalizzazioni, come se foste troppo presi dalle dinamiche di discussione e non riusciste più ad ascoltare i messaggi, diciamo, del divino che è in voi. E qui, avendo il 6 di spade, è come se vi dicessero allontanatevi un attimo e cercate di rifocalizzarvi su voi stessi per riuscire a capire come gestire questa persona piuttosto che questa situazione. Qui vi manca la fiducia, vi manca un po' di speranza con questa persona, però si tratta di cambiare il modo in cui vi comportate e il modo in cui vedete la situazione. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione, la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica dove spiego anche come lavorare con l'energia. Mentre per quello che riguarda le sessioni individuali sono sessioni basate sul lavorare le credenze limitanti, ma sono una parte di tutto quello che io vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro di riuscire a trovare, insomma, questo cavaliere di spade piuttosto che questo cavaliere di bastoni in modo calmo e tranquillo, di potervi affidare anche a quello che è il disegno divino che l'universo ha in serbo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!